Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi, grazie anche a voi che mi avete dato degli spunti sotto l'ultimo post in community, faremo una lettura che riguarderà la tua situazione da adesso, quindi il presente, fino a fine anno e un'anteprima dell'anno prossimo. Ho cercato così di accontentare un po' tutti e anche me stessa, riuscendo a fare nuovamente un titolo in rima. Previsioni e avvenimenti futuri e presenti 2021-2022. Subito dopo la sigla con 3 varianti a scelta. Prepariamo le nostre 3 varianti per questo interattivo dal titolo "Previsioni, avvenimenti futuri e presenti". Sapete che è un interattivo, quindi come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. E sapete anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete fra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte, gli oggettini. Per la variante numero 1 mettiamo le piramidi che simboleggiano il progresso, nota musicale, l'armonia per la variante numero 2 e per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con la stellina, che sono i sogni. Quindi focalizzatevi bene su una delle nostre 3 varianti. Intanto che voi pensate quale variante scegliere, voglio leggervi un commento che ho ricevuto proprio poco fa sotto, questo post in community che ho messo in settimana, e me lo scrive Anna, e dice: "Io direi, fermiamoci un po' con questi fidanzatini. Amore tanto ne farai tantissime di stese. Io chiedevo appunto, insomma, un consiglio su, il titolo di questo interattivo. Sull'amore ne hai già fatte tantissime. Spieghiamo alle persone che non scendiamo su questo pianeta Terra solo per il fidanzatino, per sposarci, ma per evolverci, migliorarci, che poi avvenga tramite un compagno, ok? Però facciamo qualcosa solo ed esclusivamente per noi. Successo, fama, gloria, progetti, evoluzione. Come si evolverà il nostro personale 2022? Finanze, soldi, affari, lavoro, esami, scuola, università? Come dice Osho, esistono 2 tipi di amore: amore bisogno e amore dono. Il volersi innamorare per forza significa anche un po' essere egoisti. Volersi appoggiare sull'altro, per la nostra felicità. Nelle mani dell'altro, insomma. Impariamo a diventare felici ed amarci tramite noi stessi e solo così, dopo, possiamo parlare d'amore. Quando noi sappiamo vivere da soli. Vabbè, qualsiasi cosa sarà la tua scelta, lo ascolteremo con gioia e divertimento. Grazie, grazie. Allora, Anna ha scritto questo e ho pensato di leggervelo perché, comunque, a mio avviso, ha sicuramente tutte le ragioni, però sono dell'idea che, comunque l'amore sia una componente importante della nostra vita, anche perché,
Quando siamo innamorati è come se tutto, ecco, ci riuscisse meglio. Insomma, anche quando dobbiamo magari fare un qualcosa che, non ci piace, diventa tutto bellissimo, quando, c'è amore, corrisposto soprattutto, non sto parlando, di relazioni tossiche, intendo un amore quello giusto, quello corrisposto, quello che ci completa e ci rende felici, mh? Okay, non mi dilungo oltre e cominciamo con l'interattivo. Andiamo con le piramidi. Piramide Suerte per te. Andiamo a farci questa previsione, e avvenimenti futuri e presenti, da adesso, fino a fine anno e andiamo anche un po' oltre, nell'anno prossimo. Vediamo chi sei tu, piramide. Piramide, sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti segno, d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, Piramide? Penso che tu sia una, persona, sicuramente molto introspettiva, una persona che, ehm, non fa nulla senza aver riflettuto, senza averci pensato, non agisce, troppo di impulso, riflette, medita, pensa, te lo dico perché c'è lei. Un qualcuno che quando fa un qualcosa lo fa a ragion veduta e ciò che tu in questo momento stai per fare o devi fare, a mio avviso, è una scelta. Una scelta, che potrebbe riguardare un fatto accaduto, nella tua vita, penso di recente, insomma, ehm che ti ha messa o messo un pochino in allarme, vedi questa è proprio la carta che, ci parla di fare attenzione ad una determinata cosa, Ehm, in questa, cosa che ti ho detto penso che possa avere a che fare, possa riguardare una persona che, si è comportata con te, in maniera, ecco, non proprio positiva, perché lui mi sta ad indicare questo. Un qualcuno che potrebbe essersi anche un po' approfittato di te, qui stiamo parlando, ecco, in generale, non nello specifico solo, di qualcosa di sentimentale. Comunque, ti vedo, in procinto di dover fare una scelta, stai facendo attenzione, ecco, a tutti, i dettagli, tutti i particolari, di come potrebbe essersi comportata questa persona o come si comportano le persone con te, vedo che avresti anche bisogno di prenderti probabilmente un periodo di riposo, ti vedo un po' stanca o stanco, piramide. Ehm, sei un qualcuno, che ama sicuramente molto leggere, letture te lo dico perché c'è lei, ama leggere, è una persona a mio avviso molto colta, sei un qualcuno che di recente potrebbe aver ricevuto una chiamata o una comunicazione, da una persona,
quella che ti dicevo prima, che potrebbe, ecco, insomma, non averti lasciato completamente soddisfatta o soddisfatto. Insomma, ci sono state delle parole, che hanno lasciato a desiderare, a mio avviso, per te. Comunque ti dicevo, una persona, che ama la lettura, ti piace leggere, ti piace fantasticare, e penso che tu sia anche un qualcuno molto, molto spirituale, Ehm, Piramide, io direi che è ora di smettere di piangere, di disperarsi, perché, ricorda che la vita ti offre sempre una seconda opportunità, una seconda possibilità, che si chiama domani, e noi è proprio quello che andremo a vedere con questo mazzo qui. Finisco ancora di parlarti di te, ti dico che con queste 2 carte, è come se tu avessi una preoccupazione, una sofferenza circa questa decisione che devi andare a prendere, importante per un qualcosa della tua vita, dove, presumibilmente c'è un po' di tristezza, di ansia, ecco, vedo una cosa di questo tipo. Nonché, sentimentalmente parlando, vedi, non a caso ci sono uscite tutte insieme, qui abbiamo la persona che potrebbe, essersi comportata con te, non proprio bene, la ritengo un po' la carta che mi indica anche una persona un pochino tossica, una relazione che potrebbe essere, per te, un po' tossica. Hai ricevuto un messaggio, da questa persona, o potresti averlo ricevuto di recente, o lo riceverai, presumo. Ehm, Qui stiamo parlando sicuramente di sentimenti, con questa carta, del bacio. Attenzione a ciò che ti viene detto, perché loro qua ci stanno dicendo che comunque, nonostante tutto, potrebbe esserci, ecco, un aspetto, di questo rapporto che puoi avere con questa persona qua, che, comunque, ecco, ti rende, felice. Qui la carta del bacio è una carta che ci parla comunque di, soddisfazione. La questione è che talvolta magari, ehm, ci ritroviamo, ecco, in questa gabbia di pensieri, vedi, spero che si veda, ci ritroviamo in situazioni, dalle quali ci risulta difficile uscire, o che non vogliamo talvolta uscire, perché diciamo: "Ma sì, mi va bene anche così", però, ti assicuro che questa carta qui è come se ci dicesse, la piramide potrebbe sentirsi costretta, adesso come adesso, in una, situazione, dove non può, esprimersi completamente, o dove non è completamente se stessa o se stesso, Poi, direi che posso iniziare a parlarti, di queste previsioni e avvenimenti per, il futuro prossimo, parliamo da adesso fino a fine anno, e andiamo anche, a vedere un po' per l'anno prossimo. Mh. Piramide. Sono dell'idea che la tua stesa voglia parlarci di sentimenti, perché mi si apre con questo asso di coppe. E allo stesso tempo, vuole anche dirti
che dovresti fare un po' attenzione, all'aspetto economico tuo, nel senso, fare delle spese magari un pochino più moderate, o fare un po' attenzione a ciò che, si spende, perché, qua indica, che, potrebbe, ecco, insomma, l'abbinamento di queste 2 carte, ci dice che devi andarci un pochino più piano sul discorso spese, perché questa indica, ehm, perdite economiche, perdite finanziarie, Quindi vacci piano, stai tranquilla e rilassata circa il discorso più economico, m'hai capita? Poi, previsioni, vedo che adesso qua, direi che possiamo cominciare a parlare, di sentimenti. Ti parlo di sentimenti perché ho, mhmm, un segno d'acqua qua, un Cancro, Scorpione, Pesci, un qualcuno che, mhmm, da qui a fine anno verrà a corteggiarti o si comporterà con te, avrà degli atteggiamenti con te molto, molto carini, come ti ho detto ci vedo un segno d'acqua, oppure insomma potrebbe anche avere l'ascendente in uno di questi segni o non necessariamente, ecco, essendo un interattivo, ehm, essere di questo segno, però sicuramente un qualcuno che avrà degli atteggiamenti belli, carini, e il corteggiatore per me è il cavaliere di coppe, o potrebbe essere la corteggiatrice se stanno guardando gli uomini, e ce lo vedo, arrivare non tra tantissimo, sicuramente entro fine anno, abbiamo, questo corteggiatore. Piramide. Uno degli avvenimenti, che, ci saranno a breve è un chiarimento che tu avrai con una persona. Un qualcosa che tu hai un chiarimento su una situazione o con una persona. Un qualcosa che tu hai già pensato, meditato da tempo di fare, e andate a chiarirvi, vai a chiarire, guarda, non a caso le carte sono proprio uscite simili simili, spero che si veda. Vai a chiarire un qualcosa di importante per te, che può avere a che fare con una persona, ma anche una situazione che ti sta particolarmente a cuore. È una persona passionale, la nostra piramide. Io ritengo che tu, adesso come adesso, possa essere innamorata o innamorato di un qualcuno, dove c'è tanta passione. Qualora non lo fossi, presumo che andrai a innamorarti di un qualcuno qui, entro fine anno, inizio anno prossimo massimo, Ehm, penso che tu dovresti smettere, o smetterai di sentirti sola o solo, qui abbiamo quest'eremita, andando a considerare, una situazione, che, magari, andava già avanti per lungo tempo, una battaglia persa. È come se di punto in bianco tu dicessi: "Basta, in questa situazione non ci voglio più rimanere, la considero una battaglia persa, ci soffro, ci ho sofferto un
pochino, perché questo 3 di spade ci parla di questo, però voglio stare bene. Chiarisco ciò che è necessario chiarire, ma voglio stare bene. Piramide, qui questa persona che conoscerai, o se già la conosci, va bene così, ha un qualcosa a che fare con il tuo lavoro, insomma avete un qualcosa in comune, loro ci dicono. C'è un progetto comune, c'è, un qualcosa che vi porta o vi porterà a collaborare. Quindi questa è una previsione che ci dice che ci sarà da qui a fine anno o inizio dell'anno prossimo questa persona, che un corteggiatore, quindi un uomo o una donna innamorati di te, che conoscerai tramite il lavoro o ci sarà modo di collaborare, insomma, le carte indicano questo. Qui abbiamo la regina di coppe. In assoluto, per la stesa della piramide, andremo a innamorarci o lo siamo già, lì devi vedere tu. Avrai motivo, forse proprio perché, come ti dicevo prima, ehm, farai più attenzione alle spese, o a quello che spendi, insomma, avrai motivo di avere delle soddisfazioni dal punto di vista economico qua, nonché dal punto di vista familiare per un qualcosa, loro dicono. Sicuramente, la possibilità di condividere, ecco, una gioia con un qualcuno o, dal punto di vista economico qua abbiamo soddisfazione e certezza per la piramide. Direi che le previsioni per le prossime settimane ci stanno indicando qua una cosa importante. Abbiamo il mondo e una torre. Qua andiamo a sperimentare un cambiamento drastico e repentino di una situazione. Vabbè, adesso ti spiego quale. Torno a dirti che ti parlo di sentimenti, qui c'è passione, abbiamo un re di bastoni, potrebbe essere un segno di fuoco, anche un Ariete, Leone e Sagittario, che tu vai ad incontrare, vai a conoscere inaspettatamente, quando meno te lo aspetti. E fra di voi, presumibilmente, va a crearsi un qualcosa di bello, un 10 di coppe, un qualcosa di al quale probabilmente non crederai neanche tu. E ti dico questo perché, vedendo questo 7 di coppe, mi viene da dirti che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. 7 di coppe ci parla di fantasie, di progetti, di sogni, di ecco, un qualcosa che, magari tu vorresti realizzare, adesso ci stai pensando e, tuttavia, non sei ancora riuscita a concretizzare. Ma con queste 3 carte, Sole,
Re di bastoni, 10 di coppe, ti dico che inaspettatamente da adesso a fine anno e può essere anche inizio dell'anno prossimo, insomma stiamo parlando dei prossimi, 3, 4 mesi al massimo, qui arriva una gran bella soddisfazione. Si va a consolidare un qualcosa e chissà perché ci vedo, mhmm, come artefice, ecco, complice di questa soddisfazione, un uomo o una donna, che possono essere di un segno di fuoco, lì devi vedere tu. Un'altra cosa che ti devo dire è che puoi fidarti, di alcuni collaboratori o colleghi di lavoro o che ti faranno, delle o anche sul lavoro possono farti una proposta di cambiamento o una proposta di miglioramento, o può essere anche una proposta di lavoro, se vogliamo, che è molto valida per te. Quindi con questa carta, stiamo parlando di un aiuto, di una proposta, di un qualcosa che assolutamente dovrai approfittare di questo, ci parlano di collaborazioni, ci parlano, di un aiuto, ci parlano di un qualcosa che, ecco, lo vedo più nei primi mesi del prossimo anno questo, una collaborazione che tu vai ad intraprendere, può essere anche dal punto di vista lavorativo. Non mi stupisce perché qua c'era, ecco, realizzazione anche dal punto di vista economico, quindi è possibile che tu possa, ecco, trovare dei collaboratori o, ehm, addirittura un lavoro, mh? Questo è Piramide. Adesso vado con gli arcani maggiori a mettere giù ancora una carta per, darti ancora, ecco, un messaggio. E mi permetto di dirti ancora che qui, siccome avevamo questo 3 di spade e questo 5 di coppe che ci parla di un rimpianto per un qualcosa, io direi bando ai rimpianti, perché qualora dovesse essere finito un qualcosa con questa torre, non devi piangere perché è finito, ma devi sorridere perché è accaduto. Ricordati che cosa viene dopo qui, Vado avanti. Arcani maggiori per la piramide, vediamo. Vediamo cosa ci vogliono dire. Abbiamo la carta dell'eremita qua per te. Io direi che la carta dell'eremita ci sta indicando che, forse dovresti pensare bene e valutare, bene, meglio anzi, determinate cose, circa, quello che stai vivendo. La carta dell'eremita ci dice di fare anche un passo indietro, e pensare, meditare, anche se, si dice che, la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma è imparare a ballare sotto la pioggia, Quindi pensa con questa carta dell'eremita e nel contempo
impara a ballare sotto la pioggia. Piramide, ne metto giù ancora una perché voglio capire un po' di più. Pensiamo, ma allo stesso tempo portiamoci avanti con questo carro. Impariamo a ballare sotto la pioggia, ok? E il messaggio è per te sicuramente positivo, ci parla di progresso con questo carro, ci parla di portare avanti un qualcosa di giusto, di bello, di importante per te. Entro fine anno e primi mesi dell'anno prossimo. Scrivimelo nei commenti che cos'è. Ok? Piramide? Questo era per te. Direi che ti ho detto tutto. Anzi, no, devo ancora dirti adelante, piramide. Adelante, piramide. Nota musicale, suerte, per te. Andiamo a vedere queste previsioni e avvenimenti futuri e presenti. Parliamo di questo entro fine anno e anche un po' inizio dell'anno prossimo, insomma i prossimi 3-4 mesi a venire. Innanzitutto vediamo chi sei tu, nota musicale. Nota musicale. Sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Chi sei tu, nota musicale? A mio avviso sei una persona molto creativa. Potresti essere anche un qualcuno appassionato di tarocchi, magia, esoterismo, perché c'è lei, nonché un qualcuno in grado di creare un po' la sua realtà, ecco. Sai utilizzare gli strumenti giusti, sai indirizzare le energie nella maniera giusta per realizzare fondamentalmente ciò che desideri, ciò che vorresti fare. Sei a mio avviso un artista, un qualcuno che può, ecco, dipingere magari, oppure uno scrittore, un musicista anche. Non a caso, ecco, con la nota musicale ci esce questo particolare. Ti vedo adesso come adesso un pizzico preoccupato o preoccupata circa un qualcosa che fa riferimento alla tua casa. C'è una preoccupazione, ti vedi? Questa è la casa e questo sei tu. C'è un qualcosa circa la tua casa che, insomma, ci stai pensando, ti preoccupa. Un solitario, una solitaria, questo la nostra nota musicale. Ti vedo amante della solitudine. Ti piace stare, sola con te stessa. E sei una persona che non sopporta assolutamente la falsità, perché qui abbiamo le maschere, non lo sopporti. Penso che qualcuno si sia approcciato a te, insomma rivolto a te,
con falsità e ce ne siamo accorti, nota musicale. Ci siamo accorti che a volte, le persone non sono quello che dicono o dicono di essere, ehm, di te ti dico anche che sei un chiacchierone o una chiacchierona, o ti piace chiacchierare, nonostante in questi ultimi tempi tu possa preferire, ecco, chiuderti in te stesso, te stessa, ehm, e rimanere solo, però chiacchierare ti piace. Mh. Nota musicale, è tempo, secondo me, di dare importanza, ecco, a quello che sono i tuoi valori, ciò che ritieni importante per te e che è fondamentale per te. Ti dico questo perché questa carta mi indica, che, potresti essere, adesso come adesso, sul punto di aver pensato, di intraprendere un cammino nuovo, un cammino diverso da ciò che è stato finora. Hai le idee chiare, anzi molto chiare, sai quello che vuoi e sai dove vuoi arrivare. Sei convinta o convinto, D'altronde, mi ripeto, hai tutti gli strumenti e le capacità per arrivare dove vuoi. Nota musicale. Parliamo di queste previsioni, qui mi hanno detto un pochino di te e ci aggiungerei un gran sognatore, una gran sognatrice, la nostra nota musicale. O quantomeno in questo momento potresti avere un sogno. Per quello che preferisci startene sola soletta o solo soletto, Prima di parlarti di questi avvenimenti, vado a accendere un incenso qua, perché è finito, e poi torniamo a te, che mi piace avere sempre l'incenso acceso. Un sognatore, una sognatrice, la nostra nota musicale. Vediamo questi avvenimenti. Parliamo da adesso fino a fine anno, e inizio anno prossimo per te. Mh. Da qui a fine anno vai a prendere seriamente, perché ho questo papa, un qualcosa. Che cosa intendo? Giusto per farti capire. Prendere seriamente vuol dire considerare seriamente, una situazione, quindi se fino adesso è stato in un modo, c'è serietà e convinzione circa, adesso ti vado a dire che cos'è, circa un qualcosa dove, vuoi assolutamente andare, a migliorare, a risolvere. Ecco, per me il Papa è anche una carta che ci parla di trovare un accordo, risolvere, un qualcosa. Questa situazione che ti vincola, dove, ti sembra che tu
non riesca a vedere una via d'uscita, perché con queste 8 spade intorno e questa benda sugli occhi mi fa pensare questo, è tempo di lasciarla andare. La vedi? Qui è carta di lasciare andare determinate situazioni, perché lo farai. Loro indicano che vai a liberarti, a lasciare andare un qualcosa trovando un accordo probabilmente anche con te stesso, con te stessa. Loro qua ci dicono che, a prescindere che ti vedo che farai o un viaggio qui con questo carro, o un viaggio, o può essere un cambio di casa, o andiamo magari a conoscere un qualcuno che non vive vicino a te o che è lontano da te con questo carro, ci parlano di distanze, di lontananza. E poi abbiamo quest'imperatore. Allora, o tu con questo carro andrai a raggiungere questo imperatore, che è un uomo, può essere anche una donna, se stanno guardando gli uomini. Ti vedo fare un viaggio, ti vedo raggiungere un qualcuno, da qui entro fine anno. Con tutti i più buoni presupposti con questa stella di riuscita, di realizzazione, la fine, di un periodo dove ci sentivamo come se ci sembrava che non ci fosse via d'uscita, per andare verso questa carta delle stelle che indica la fine di un periodo difficile per il coronamento dei nostri, diciamo, ideali, dei nostri obiettivi. Quindi previsione per te. Entro fine anno qui raggiungi un qualcuno, fai un viaggio, ti sposti, lo incontri o la incontri. Guarda, non a caso anche qui questa carta ci parla di viaggi, spostamento. Abbiamo la ruota della fortuna, la soddisfazione. Penso che possa essere un qualcuno che conosci già, ma qualora non lo fosse, loro indicano che vai, che ti sposti per andare a conoscere un qualcuno. Cosa ti dico ancora? Che circa io qua ci vedo, sto pensando bene come formularti la frase, che dovrai fare un po' attenzione, da adesso fino a fine anno, o inizio dell'anno prossimo, a delle persone che vanno ad intromettersi, in una situazione tua, loro dicono questo, cercando di andare un po' a, diciamo, complicare le cose. Questa è una carta di complicazioni, di intromissioni. Quindi raggiungi questo imperatore o questa imperatrice, ma occhio a chi vuole complicarvi le cose. Oppure, se non stiamo parlando, ecco, di sentimenti, c'è un qualcuno che potrebbe, ecco, volerti complicare magari una situazione dove peraltro tu sei già un po' propensa o propenso a dover decidere un qualcosa. Qui con questo 2 di spade stiamo parlando delle prossime settimane, sentimentalmente parlando, io qua ci vedo amore e sentimenti, per un qualcuno, oppure
anche un incontro, se vogliamo, del destino, perché qua abbiamo il 4 di coppe che ci parla di anime o fiamme gemelle. Allora, se tu questa persona, la conosci già, ti dico che prendi il carro e la raggiungi, mh. Se non la conosci ancora, da qua ai prossimi 3, 4 mesi, entro fine anno e primi mesi dell'anno prossimo, nota musicale, tu vai a conoscere la tua anima o fiamma gemella. Vedi un po' tu, di che cosa si tratterà, te ne accorgerai, perché con questa persona vai a sentire una connessione pazzesca da subito, quindi, non potrai fare a meno di accorgertene. Direi che, è piuttosto eclatante come cosa, un 2 di coppe e un 4 di bastoni, avevamo anche la carta delle stelle, cioè insomma qua ci sono proprio tutte il coronamento di un sogno o, può essere anche un sogno d'amore, ma anche un altro sogno che può far riferimento, ecco, a una qualsiasi cosa nella tua vita. In primis l'anima gemella o la fiamma, gemella. Ehm, Se in questo momento stai, vibrando con quest'energia o vibrerai con l'energia dell'8 di spade, ti dico, che devi tenere il viso sempre rivolto verso il sole, e le ombre cadranno dietro di te, come è caduta questa carta prima. Quindi, nota musicale, c'è anche il mago, insomma qua li abbiamo tutti, non ci manca niente. Io, mi sento di dirti che per te, vedo qualcosa di veramente importante legato, probabilmente a un viaggio, a uno spostamento che andrai a fare. Allora, se viaggi, se ti sposti, attenzione durante questo viaggio perché, qua ci parlano del manifestarsi di una persona che è la tua anima o la tua fiamma gemella. Ricorda che amare, non significa guardarsi l'un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Quando vi incontrerete cercate, sì, guardatevi l'un l'altro, ma anche insieme nella stessa direzione, Nota musicale: io per te vedo questo, economicamente parlando, potresti essere una persona, a mio avviso abbastanza realizzata o quantomeno, sotto questo aspetto, insomma, qui ho un re di denari, una regina di denari, che tu sia uomo o donna, ehm, ci vedo soddisfazione, quindi andiamo a quantomeno sentirci soddisfatti da questo punto di vista. E poi scrivimi, ecco, chi è questa anima o fiamma gemella, mh? Perché è veramente eclatante come stesa. La stella, 4 di bastoni, 2 di coppe, il mago. Non lasciamocela scappare, Nota musicale. Metto giù una carta degli arcani maggiori per te e vediamo che cosa vogliono ancora dirti. Per la nota musicale. Vediamo. Beh, non mi stupisco che ci sia il giudizio, eh. Il giudizio è una carta che, lo vedi l'angelo, annuncia qualcosa di magico, di speciale, di fantastico, un qualcosa sono notizie inaspettate, sono notizie che non pensavamo, ehm, magari neanche di ricevere. E allora, torno a dirti
che attenzione a chi incontrerai da qui ai prossimi 3-4 mesi, perché con questa carta del giudizio finale, per me è un po' il coronamento di questa stesa, che ci parla di un viaggio e di uno spostamento per o durante il quale si va a incontrare o conoscere la tua anima o fiamma gemella. Giudizio, nota musicale, notizie. L'universo finalmente ci premia. Ed era ora, direi. Ricordati, è quello che ti ho detto prima, di guardare sempre verso il sole, perché le ombre cadranno dietro di te. Qualora ci fossero. Qualcosina loro dicono che potrebbe, però poi questo mago prende l'iniziativa e con questo giudizio sono certa che ti stupirai o quantomeno scrivimelo, ecco, nei commenti di cosa si tratta. Ok? Nota musicale? Pensando alla tua stesa, mi viene anche da dirti che la vita è come un viaggio. Io questo vedo per te. E le fermate migliori sono le persone speciali. E se non mi capisci adesso, mi capirai tra un po', un pochino più avanti. Adelante, nota musicale. Stellina, suerte per te. Andiamo a vedere queste previsioni o avvenimenti, futuri e presenti. Parliamo da adesso fino a fine anno e primi mesi dell'anno prossimo. Vediamo cosa ci dicono per te. Innanzitutto, chi sei tu, Stellina? Stellina, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Stellina, ti vedo una persona molto matura intendo a livello di pensiero, un qualcuno insomma maturo, coi piedi per terra, riflessiva o riflessivo, un qualcuno che anche con un carattere, insomma, un bel caratterino, talvolta, se posso permettermi, ecco, detto proprio così, un pizzico d'arroganza per la nostra Stellina, ma che male non fa fondamentalmente, se serve per, ecco, raggiungere magari delle cose positive, bisogna essere grintosi, io intendo più che arroganza grinta, ecco, e io ti vedo una persona grintosa, Stellina. Sei un qualcuno che talvolta può sentirsi un po' perso in determinate circostanze dove, ecco, non sappiamo, ecco, un po' quale sia la cosa giusta da fare. Ci siamo un po' persi con questa carta qua. O in questo momento, magari circa una situazione, ti stai sentendo così. Ti vedo
una persona, molto molto colta, molto intelligente, una persona che sa il fatto suo. Quando parla, quello che dice, non è mai o quasi mai sbagliato, perché questa carta indica la persona sicura di sé, ma allo stesso tempo sincera. La persona che quando dice un qualcosa, quello è. Ehm, Ti vedo in questo momento con una bella energia, come se ti sentissi sollevata o sollevato circa, ecco, un qualcosa che stai vivendo, cioè ti senti bene, stellina. Ehm, Ascolti musica? Con questa carta mi viene da dirti questo. Sei, un qualcuno che insomma, sta vivendo in questo momento una situazione dove, si sente particolarmente bene. Ecco, mi viene da dirti questo. Questa carta indica soddisfazione, indica, ehm, leggerezza, indica divertimento, mh? E ti vedo stare bene. Allo stesso tempo un po', ecco, circa un qualcosa, come se ci fosse un po' di titubanza e andiamo a vedere di che cosa si tratta. Mh. Penso che tu abbia il desiderio di liberarti e spiccare il volo, un volo metaforico, qui. Ehm, Perché, ti senti probabilmente molto stanca o stanco, di stare in quest'incertezza circa un qualcosa. Vedi, qui è la carta che siamo stanchi, sfiniti, non ne possiamo più. È ora di entrare in azione, ti dicono, Non devi sentirti sconfitta o sconfitto, Questa carta, ci indica che è come se tu potessi sentirti circa un qualcosa, pur, mhmm, essendo per altri aspetti soddisfatta o soddisfatto, un po' sconfitto. C'è un qualcosa dove, ti senti così, mh? Ricorda che la vita, ecco, si restringe o si espande in proporzione al coraggio di ognuno. Questa è una carta che ci parla di coraggio. Devi prendere coraggio circa, ecco, una situazione della tua vita, per non considerarla, ecco, per non considerarla fondamentalmente una battaglia persa. Questo è un po' l'equivalente del 5 di spade, questa carta qua. Stellina, ti vedo innamorata. Sì, ti vedo innamorata e ricambiata con una persona dove la relazione potrebbe, ecco, nei mesi precedenti, aver sperimentato una rottura, perché questo è il riprendere una relazione, mh, ehm, vedo che potresti avere delle mete nel lontano. Questa è la carta che mi parla di estero, di lontananza, di viaggi anche. Forse c'era un qualcosa che volevi fare, vuoi fare, che riguarda andare oltre,
andare anche all'estero. Adesso poi vediamo. Anche qui, bando ai timori e alle paure, perché questa è una carta che ci parla di timori per un qualcosa, per te. Se ti senti in una situazione dove ti sembra un po' di essere in un vicolo cieco, attenzione qua a una donna, che questa è una donna subdola, non è la persona che bisogna tenere nella propria vita o considerarla amica, no. Qui ci parlano di una situazione dove c'è una donna, può essere ecco anche un'amica o comunque sicuramente una donna, che ti crea questa sensazione di vicolo cieco dove non si può ecco andare oltre, o dove si viene ostacolati, dove ecco tu sai la situazione che sto dicendo. Comunque ti vedo innamorata o innamorato, stellina, e ti vedo positivo fondamentalmente. Vedo che sei una persona che comunque è come se fosse protetto o protetta, ecco, da energie positive, belle. Questa è una carta che indica quello. Siamo protetti, la vedi? Questa protezione. Siamo protetti, siamo sufficientemente intelligenti e determinati, stellina. Ti ripeto, occhio a questa donna. Guarda, qui per ben 2 volte sono uscite le 2 donne peggiori, che non so, scrivimi a chi fanno riferimento, perché effettivamente qua sicuramente c'è una diatriba, un qualcosa che nella tua vita può far riferimento a una di queste 2 donne, se non a tutte e 2. Andiamo alle previsioni, andiamo a vedere cosa succede da adesso fino a fine anno, inizio anno prossimo per te. Intanto siamo innamorati, quindi vediamo. Allora, parto col dirti che qui, ricollegandomi a quello che ho visto prima, tu penso tu sia in relazione con un uomo o con un qualcuno che ha veramente dei gran bei sentimenti per te. Potrebbe essere sicuramente, ecco, una persona, magari può essere di un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, ma non necessariamente. Qui indicano che c'è un qualcuno nella tua vita che ha veramente dei sentimenti d'amore, dei sentimenti insomma belli. E potrebbe essere una persona già di mezza età, nonché appunto un qualcuno che c'è in questo momento nella tua vita o che ci sarà a breve, ecco. Questo dovrai vederlo tu. Guarda, non a caso sul discorso di quelle donne che ti dicevo prima ho il 9 di spade, ansia, preoccupazione, insonnia, quindi falle uscire dalla tua vita. Qua come previsioni una delle prime cose che ti dico, che mi balza all'occhio, è che ci sarà una certezza per te, una certezza, una consapevolezza, un qualcosa di veramente importante, un asso di denari, penso che sia uno degli assi migliori del mazzo, ci parla di certezze. Qualcuno comunicherà con te, c'è comunicazione da parte
di qualcuno o riceverai comunicazioni. Se hai fatto delle richieste, se stai aspettando la comunicazione di questo uomo, potrebbe anche essere un uomo un pochino più giovane di te o esserci una differenza di età magari un po' importante. Qui arrivano comunicazioni, mhmm, ci parlano, di bei momenti che tu vai a sperimentare con una persona, penso, dicano vogliano dirci sentimentalmente parlando, perché sopra un re di coppe. Stiamo parlando, di questo futuro prossimo, quindi andiamo a stare bene con un qualcuno, mh? Ehm, Però c'è un però. Sarà necessario voltare le spalle o dare le spalle ad un qualcosa, vedi, guarda, che ti complica la vita. C'è un qualcosa che, o già te la sta complicando, te la complicherà, che siano quelle 2 donne, che sia un'altra cosa. Bisogna dargli le spalle, bisogna dimenticarsi queste ansie, dando le spalle, salutando, ecco, salutando metaforicamente parlando, vuol dire: "Ciao, ciao, arrivederci", mh? E questo lo farai, stellina, perché, guarda, fine stesa, non ho ancora finito di mettere giù tutto, abbiamo 2 assi, asso di denari e asso di bastoni, andrai a vedere o a conoscere un qualcuno via social. C'è un qualcuno che tu guardi oppure stai guarderai le sue foto o farai, ecco, una conoscenza, vedrai un qualcuno, ehm, senza che lui ti veda, o qualcuno guarderà te senza essere visto. È la carta dello spiare questa. Può essere un qualcuno che non è vicinissimo a te in questo momento, Ti dicevo di quel però, che qua è come se, tu da adesso a fine anno, dovessi fare una scelta, mh, tra una persona e un'altra, mi viene da dirti, perché con queste 3 carte. Allora, o in questo momento nella tua vita ci sono, 2 persone, qui parlano di scelta, qui abbiamo, questo 2 di denari, carta degli amanti, una scelta sentimentalmente parlando. È possibile fra 2 persone, o che a tua volta, ecco, ti rapporterai con una persona che dovrà fare, ecco, una scelta a riguardo. Ehm C'è un qualcuno che ti mancherà. Qui parlano di mancanze, allora o siamo distanti, non possiamo vederci, oppure come se sentissi la mancanza di un qualcosa o che, qui, questo 5 di denari per me ci sentiamo mancare qualcosa. Penso che se tu sei con qualcuno, ecco, hai una relazione, oppure potrebbe anche essere che ci parlano di persone, di amicizie, ecco. È come se nelle prossime settimane, dovessi andare a sentire un po' la mancanza, loro dicono, tant'è che andiamo a vedere, guardiamo, ecco, ci aggiustiamo, magari guardando delle foto, facendo, ecco, una cosa di questo tipo. Mhmm, Potrebbe anche essere una persona, che ha a che fare col mondo dello spettacolo, questa carta indica anche quello. Vediamo un po'. Qui per la stellina, devo dirti ancora questo, che
a prescindere da queste mancanze, mh, devi assolutamente fare questa cosa, prendere questa iniziativa o qualcuno andrà a prendere un'iniziativa con te, penso che possa trattarsi, mhmm, di un qualcosa che sicuramente può avere a che fare coi sentimenti, perché un asso di bastoni è passione e ci sta, ma anche, per concretizzare una determinata situazione, dove è necessario però rinunciare ad un qualcosa, quindi dare le spalle qua a questo qualcosa che non va, quello che ti dicevo prima, ehm, e fare molta attenzione a ciò che ti viene detto, col 7 di spade. Qua, c'è qualcuno che vuole o vorrà, mh, raccontarti delle mezze verità, come fa comodo a lui o a lei. Quindi occhio, stellina. Ehm, le tue previsioni, comunicazioni che arrivano per te, diamo le spalle a un qualcosa che finalmente, ecco, andiamo a capire che non ci porta da nessuna parte, che è addirittura tossico per te, quindi salutiamo e cambiamo direzione, un qualcuno che ti manca, può essere sentimentalmente parlando. Vuol dire che presumibilmente entro fine anno magari non c'è la possibilità di incontrarsi e ci si incontrerà nell'anno nuovo. Potrebbe essere una cosa di questo tipo. Allora, che ci si incontri sicuramente, magari non fine anno, può essere inizio del di questo 2022, Ehm, morale della favola qua, con un 10 di spade si cambia ciclo, si cambia aria, da qui alla fine dell'anno e per il prossimo anno. Qui un 10 di spade indica il concludersi di un qualcosa, anche di uno stile di vita, insomma di una situazione, per, ecco, approfittare di questa energia dei 2 assi, bastoni e denari, e direi che facendo qualche piccola rinuncia, tutto questo, può essere possibile, mh? Le carte indicano questo per te, stellina. Vediamo gli arcani maggiori cosa vogliono dirti. Per la stellina. Vediamo, per la stellina. Abbiamo il carro, era già uscito prima, qua ci portiamo avanti, qui andiamo oltre con questo carro, stellina. Sono sicura che tu andrai oltre, proprio perché, smetti di essere magari disturbata o disturbato, da determinate persone o situazioni, quindi te le lasci alle spalle, prendi il carro e vai, Ricordati che non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere, quindi cambia questo ciclo, chiudiamo questa parentesi, magari non proprio piacevole sotto certi aspetti, prendiamo questo carro e andiamo verso, la nostra felicità, Lo so che queste frasi magari possono sembrarvi anche un po' scontate, però questo è quello che ti sta dicendo il carro, Mhmm, intraprendi un nuovo cammino in questo 2022, fine anno 2022 insomma,
ricevi delle comunicazioni, accoglile con con gioia e, dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Questa è la carta proprio quella che rappresenta adelante, avanti, stellina. E questo è. Ehm, Non ho altro da aggiungere per te, quindi ti dico adelante con questo carro, okay? E con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, ehm, buona settimana perché domani è lunedì. Vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao.